Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Angelo e oggi parleremo di futuro, difesa e soprattutto di innovazione tecnologica che sta ridisegnando il panorama dell'industria aerospaziale europea. Voglio portarvi a riflettere su un progetto ambizioso che si sta delineando, il Global Combat Air Program, noto come GCAP. Si tratta di una sfida senza precedenti che coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone, con l'obiettivo di sviluppare un caccia di sesta generazione entro il 2035. Ma cosa rappresenta davvero il GCAP al di là degli slogan e delle promesse? Quali sono gli aspetti strategici, tecnici ed economici che raramente vengono discussi nelle conferenze ufficiali o nelle brochure patinate? Solitamente ci si limita a riportare la notizia o a enfatizzare questo velivolo attraverso frasi o musiche motivazionali, ma qui sul mio canale, come ormai siete abituati, faremo qualcosa di diverso. Vi parlerò di aspetti poco discussi senza schierarmi a favore o contro, ma con l'intento di stimolare alcune riflessioni. Mi piacerebbe ovviamente sapere anche il vostro punto di vista, quindi scrivete pure nei commenti, ma mi raccomando, anche voi cercate di mantenere un tono non fazioso e sempre educato e rispettoso. Probabilmente lo avrete sentito, lo scorso 12 novembre il Parlamento italiano ha dato il via libera alla partecipazione del nostro paese con il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il programma GCAP rappresenti un traguardo strategico e un messaggio forte al mondo. Non è solo una questione di tecnologia o difesa, ma di restare un passo avanti rispetto agli altri in un'epoca complessa, caratterizzata da instabilità, competizione e rapidi cambiamenti tecnologici. Durante il Farnborough International Air Show di quest'anno è stato svelato un nuovo modello concettuale del caccia, un'evoluzione rispetto a quello precedentemente presentato, quando il progetto era ancora noto come Tempest e includeva anche la Svezia. Stando a questo primo modello mostrato, il design aerodinamico mostra un'apertura alare maggiore rispetto a quello precedente, con anche una forma in pianta dell'ala diversa. E questo probabilmente fa pensare a un maggior carico utile, un maggior volume di carburante e quindi a un'autonomia più estesa per il velivolo. Inoltre il GCAP si dice che è concepito come un sistema dei sistemi, operante nei domini aria, terra, mare, spazio e cyber, con la piattaforma principale che sarà integrata con sistemi periferici, pilotati e non, come droni e piattaforme autonome, per missioni coordinate e sinergiche. Tutte belle parole, chiare e sembrerebbe anche semplici da implementare, come in quei film di fantascienza dove ad esempio un hacker riesce ad accedere a sistemi protetti in pochi secondi, interfacciandosi con grafiche futuristiche. Oppure esperti che analizzano dati complessi su interfacce grafiche 3D estremamente sofisticate, dove ogni elemento si muove in perfetta sincronia, o scienziati che manipolano modelli virtuali di molecole, ad esempio su schermi interattivi come se fossero oggetti fisici. La realtà è ben diversa. Sebbene negli ultimi anni il progresso tecnologico stia aumentando in modo esponenziale e con un esponente maggiore rispetto agli ultimi 10 anni per esempio, è bene considerare che quando si ha a che fare con progetti, sistemi così nuovi, complessi, senza una struttura ben consolidata alle spalle, ogni passo ulteriore dal punto di vista tecnologico richiede tempo, risorse e una difficoltà di realizzazione ben maggiore di quella che viene rappresentata. Per realizzare tutto ciò, il GCAP si è resa necessaria la collaborazione tra le tre industrie leader del settore. Parliamo di BAE System per il Regno Unito, Leonardo per l'Italia e Mitsubishi Heavy Industries per il Giappone. Non si parla solo di competenze ingegneristiche, ma di una condivisione delle risorse, delle infrastrutture e in generale un impegno congiunto. Entro la fine dell'anno queste aziende firmeranno una joint venture paritetica che darà seguito alla ratifica della convenzione per il GCAP avvenuta il 22 luglio, che ribadisce l'impegno dell'Italia in questa alleanza strategica. Le tempistiche? Effettuare il primo volo entro il 2028 e rendere questo caccia di sesta generazione pronto a entrare in servizio nel 2035. Il primo punto che voglio affrontare è il tema della collaborazione internazionale. Il GCAP, come abbiamo detto, è un programma che coinvolge 3 nazioni. Potreste pensare, solo attraverso la collaborazione di più nazioni si può giungere alla realizzazione di un aereo così complesso. Ed effettivamente è così. La collaborazione permette di distribuire i costi elevati che richiede questo progetto, rendendo il progetto stesso più sostenibile per ciascun paese.
E così ogni nazione porta sul tavolo le proprie esperienze e le proprie tecnologie. E tra poco vedremo un esempio pratico che sta a dimostrare proprio la necessità di sfruttare la collaborazione internazionale per realizzare un progetto del genere. Tuttavia bisogna anche concentrarsi o quantomeno analizzare i contro di questa collaborazione tra più nazioni. Infatti non è solo una questione di 3 paesi che si alleano e lavorano insieme. Gli attori coinvolti, i cosiddetti stakeholders, sono molto di più. Partiamo dai governi nazionali. I ministeri della difesa d'Italia, Regno Unito e Giappone sono i promotori istituzionali del programma. Quelli che prendono, insomma, le decisioni strategiche e si occupano del finanziamento. Poi ci sono le industrie della difesa. Leonardo per l'Italia, come abbiamo detto, BAE System per il Regno Unito e la Mitsubishi per il Giappone. Sono loro a guidare lo sviluppo tecnologico e la produzione. Ma non finisce qui. Anche le aeronautiche militari dei 3 paesi sono parte attiva, fornendo requisiti operativi e feedback durante le fasi di sviluppo e test. E poi ci sono tutte quelle altre aziende di consulenza, appaltatori, fornitori che orbitano attorno alle aziende leader di ciascun paese. Questo che cosa vuol dire? Che oltre alla diversa difficoltà intrinseca di mettere a lavoro insieme culture diverse, banalmente popoli che parlano lingue diverse e che ovviamente comunicheranno in inglese, ma spesso potrebbero sorgere delle incomprensioni a livello tecnico. Di questo ne avevamo parlato, se vi ricordate, nel video sul tornado. Anche i differenti fusi orari, considerando che la collaborazione avviene tra 2 aziende europee e una giapponese, ma anche il diverso modo di approcciarsi al lavoro. Oltre a questi però ci sono altre sfide da dover gestire. Un esempio possono essere le differenze strategiche nella condivisione delle responsabilità. Immaginate di dover suddividere il lavoro tra queste aziende partecipanti. Chi gestisce cosa? Questo è un punto che può facilmente generare attriti. Leonardo, BAE System e Mitsubishi devono trovare un equilibrio su chi prende in mano determinate fasi del progetto. Le responsabilità devono essere chiaramente definite per evitare duplicazioni o lacune. Un altro problema può essere il fatto che le decisioni devono passare attraverso 3 strutture di governance differenti. E questo può ovviamente rallentare il processo decisionale. Altro aspetto è la questione delle priorità. Ogni organizzazione coinvolta, anche se condivide l'obiettivo finale, cioè quello di realizzare il miglior aereo da combattimento di 6ª generazione possibile, ha in realtà i propri interessi. A cosa mi riferisco? Ad esempio le priorità nazionali, i bilanci, i finanziamenti, l'autonomia tecnologica che magari ogni nazione vuol cercare di portare al proprio interno. Questo fa sì che, sebbene l'obiettivo, come abbiamo detto, sia comune, ognuna di queste organizzazioni, chiamiamole così, ognuno degli attori in gioco cercherà di portare l'acqua al proprio mulino. E questo non accade solo a livello internazionale tra le nazioni coinvolte, ma anche all'interno di ciascun paese, tra la forza armata e l'industria nazionale, per esempio, ma anche all'interno della stessa azienda, tra le diverse divisioni, persino tra gruppi di lavoro della stessa divisione. Questi attriti, anche se non sfociano in veri e propri conflitti, creano ostacoli e rallentamenti al progetto. Ognuno cerca di ottenere più risorse possibili ed è comprensibile, spesso però senza preoccuparsi se questo finisce per rallentare il progetto nel suo complesso. Magari quelle risorse sarebbe stato meglio allocarle ad un altro gruppo, ma in quel caso l'altro gruppo crescerebbe più del mio e questo non mi va bene. Non di minore importanza poi è la comunicazione. Il processo di comunicazione effettivamente spesso non è così efficiente come si vuol credere. Ci sono casi, infatti, in cui le decisioni passano da più livelli, da quelli gestionali a quelli più tecnici, ma spesso ciò che arriva ai tecnici è filtrato, impreciso o addirittura a volte proprio distorto. Per non parlare poi degli yes men o yes woman, persone che, per non contraddire un superiore, finiscono per avallare delle decisioni che sanno essere palesemente sbagliate. Tutto questo discorso mi porta alla mente una domanda che spesso mi è stata posta. Ma l'Italia ha davvero le competenze per sviluppare da sola un caccia di ultima generazione? La risposta che mi sento di dare è sì, le competenze ci sono. Quello che manca però è un processo agile, meno burocratico, meno legati alla fortuna
diciamo così, che chi prende le decisioni sia una persona competente o anche solo razionale. Troppe variabili aleatorie interferiscono con il progetto di sviluppo e anche se non compromettono necessariamente il prodotto finale, come dimostrano i tanti progetti innovativi, importanti, stimati in tutto il mondo, realizzati in Italia, causano comunque ritardi, errori da correggere a posteriori e un clima lavorativo spesso teso. Ma d'altro canto c'è da chiedersi se sia il caso che l'Italia o qualunque altra nazione, eccetto poche, costruiscano un aereo di ultima generazione da sole. Effettivamente, suddividendosi il lavoro, le nazioni potrebbero permettersi di acquistare un numero sufficiente di velivoli, cosa fondamentale. Tu puoi avere in ogni caso un aereo ipertecnologico, iperfuturistico, il migliore in circolazione, ma se non hai una flotta sufficientemente ampia, è in pratica come non averli. Per rendere più chiari i motivi per cui la collaborazione internazionale è fondamentale per poter realizzare dei sistemi così complessi e avveniristici, facciamo un esempio in cui consideriamo due possibili scenari. Uno in cui ogni paese sviluppa autonomamente il proprio caccia, affrontando da solo tutte le sfide e i costi, e uno in cui invece c'è effettivamente la collaborazione internazionale. Per quanto riguarda i costi, possiamo dire che essi sono suddivisi in costi fissi e costi variabili. I costi fissi includono i costi di ricerca e sviluppo, investimenti iniziali, ad esempio in infrastrutture, lo sviluppo di nuove tecnologie, e questa è un'unica, importantissima voce di spesa che va distribuita tra tutti gli aerei prodotti. Poi invece ci sono i costi variabili che dipendono fortemente dal volume di aerei prodotti e rappresentano proprio il costo della costruzione, della realizzazione dell'aereo. Comprende ad esempio i costi per i materiali utilizzati, la manodopera necessaria per l'assemblaggio e altre spese operative che dipendono proprio dal numero di unità che vengono effettivamente prodotte. Quindi, in uno scenario senza collaborazione internazionale, se ipotizziamo, ad esempio, dico dei numeri, un costo fisso di 30 miliardi e un costo variabile per unità di 70 milioni, se ipotizziamo anche che il paese produca 150 velivoli, allora il costo totale per ogni singolo paese sarà dato da 30 miliardi più 70 milioni per 150 unità. Il paese arriverà a spendere in totale 40,5 miliardi di euro. Se vogliamo considerare il costo unitario, quindi quanto costa al paese un singolo aereo, allora dividiamo questi 40,5 miliardi per le 150 unità e avremo che ogni aereo costerà 270 milioni. In uno scenario invece di collaborazione tra i tre paesi, avremo che i costi fissi saranno ripartiti tra le tre nazioni partecipanti e quindi anziché 30 miliardi ogni nazione spenderà 10 miliardi. Il costo variabile per unità invece sarà inferiore a 70 milioni, in quanto il volume di aerei prodotti è maggiore. Ipotizziamo quindi che anziché 70 milioni il costo variabile sia 65 milioni. Anche in questo caso questi numeri rappresentano un esempio. Il numero di velivoli, come dicevo, sarà 450, dove ogni paese ne acquisterà 150. Possiamo quindi calcolare il costo totale mettendo le tre nazioni insieme. Avremo che il programma GCAP costerà 30 miliardi più 65 milioni per 450, ovvero poco più di 59 miliardi. Ora, dividendo questo costo per 3, si avrà che ogni nazione spenderà per il programma GCAP 19 miliardi e 750 milioni, meno della metà del caso precedente. Dividendo questo costo per 150, ovvero il numero di velivoli acquistato da ogni paese, avremo che il costo di un singolo aereo sarà di 131 milioni e mezzo anziché i 270 milioni per aereo nel caso fosse stato un singolo paese a progettare e realizzare il tutto. Certo, un costo comunque molto importante da sostenere, ma qui giungiamo a un'ulteriore riflessione. È proprio necessario un aereo così costoso? Ovviamente, come ho già detto prima, non c'è una risposta esatta. Quello che possiamo fare però è fare delle valutazioni, delle analisi. Da un certo punto di vista, guardando indietro al programma F-35, una delle principali critiche è stata la mancanza di controllo sulla tecnologia più avanzata. Abbiamo acquistato un velivolo comunque costosissimo,
ma in cui tutta la parte nobile, le tecnologie più sofisticate, sono rimaste in mano americana. In sostanza noi siamo stati, seppur in una posizione privilegiata rispetto ad altri, le braccia che hanno assemblato l'aereo, senza però possedere le chiavi tecnologiche. Apro una parentesi, mi ricorda un po' la situazione italiana tra sud e nord, dove una parte fa il lavoro fisico più debole, più facilmente trasferibile in caso di crisi in altre aree geografiche dove il costo della manodopera è inferiore, e l'altra parte invece detiene la conoscenza. Ma vabbè, questo è un altro problema. Ora, con il GCAP si presenta l'occasione che molti di noi aspettavano da una vita: poter progettare un aereo iperavanzato con il controllo totale sulla tecnologia. È vero, ma attenzione che questo non è così scontato. Sarà necessario che la nostra classe dirigente sappia imporsi per portare a casa il massimo know-how possibile. Dobbiamo essere abili nel negoziare la suddivisione del lavoro tra i 3 paesi, assicurandoci che non ci vengano assegnati solo compiti secondari. Al massimo dobbiamo essere disposti a non avere l'esclusiva su alcune tecnologie, ma è fondamentale che tutto il know-how sia equamente condiviso. Questo richiederà una leadership forte e una visione chiara. E speriamo che sia così. D'altro canto, però, dobbiamo chiederci se è davvero il caso di puntare tutto, fare all-in su un aereo di questo tipo. Attualmente, lo sappiamo, i cieli italiani ed europei sono difesi principalmente da F-35 e Eurofighter Typhoon. L'Eurofighter, sebbene sia un velivolo eccezionale, e posso garantirlo dopo aver visto esibizioni a bassa quota che lasciano senza fiato, è comunque di mezza generazione inferiore rispetto ai caccia di quinta generazione come l'F-22, probabilmente il Su-57 e il J-20 cinese. Infatti l'Eurofighter è considerato un velivolo di generazione 4,5. Tecnicamente siamo un passaggio indietro rispetto ad altri attori sul palcoscenico mondiale. Questo per ora può ancora andare bene, ma all'orizzonte non ci sono molti nuovi progetti che ci possano garantire un successore adeguato, e se anche ci fosse sarebbe un velivolo simile al GCAP, ma senza un reale controllo da parte nostra sulla tecnologia. E torniamo al punto di prima sul caso dell'F-35. Ma c'è anche da constatare che non è detto che questo tipo di progetto sia la soluzione migliore. Stiamo infatti già vedendo un uso massiccio di droni e tecnologie meno sofisticate ma estremamente efficaci. Parliamo di tecnologie non costosissime, progettate con l'idea che una buona parte di esse andrà perduta sul campo. Ora, se immaginiamo di avere 50, 100, 150 aerei di sesta generazione, costosissimi e tecnologicamente avanzati, è davvero saggio rischiare di mandarli in combattimento? Questi aerei sono in un certo senso fragili, cioè un piccolo danno può metterli fuori servizio e senza la loro tecnologia avanzata diventano strumenti dal valore ridotto. È davvero una buona idea rischiare un velivolo per la cui costruzione ti sei svenato per 20 anni e ti stai ancora svenando economicamente? Perfino gli israeliani, nel macello e distruzione senza senso che stanno compiendo, preferiscono utilizzare gli F-15 per i bombardamenti rispetto agli F-35. Infatti gli F-15 possono portare più armamento, sono più resistenti, meno sofisticati. Se vogliamo essere meno formali possiamo dire che sono dei ciucci da lavoro rispetto agli aerei più fighetti di quinta generazione. Certo, questo vale fino a che il nemico non alza la posta in gioco, e lì sì, serve essere pronti con qualcosa di altrettanto avanzato. Collegato a questo tema c'è il tema dei droni, o meglio l'integrazione dei droni all'interno del sistema GCAP e il concetto di sciame. Abbiamo visto che spesso in ambito bellico non si utilizza l'ultima tecnologia disponibile, ma si preferisce utilizzare risorse più sacrificabili e meno costose come i droni. Pensate ad esempio a un attacco contro un sistema di difesa aereo nemico. Un caccia avanzato entra in una zona ostile, rischia di essere abbattuto con un danno incalcolabile. Se invece manda uno sciame di droni, anche se una parte significativa viene distrutta, il resto dello sciame può continuare la missione, assicurando che l'obiettivo nel suo complesso venga raggiunto. La ridondanza quindi è la chiave. Permette di accettare perdite parziali senza compromettere l'intera operazione. Per questo motivo gli UAV dovrebbero essere parte integrante, se non addirittura la componente principale del sistema GCAP. Utilizzando uno sciame di droni si può effettuare un attacco simultaneo da più angolazioni, che confonde e sovraccarica i radar nemici. Ogni drone può poi avere una funzione specifica: ricognizione, guerra elettronica, attacco, e lo sciame è in grado di riassegnare i compiti in tempo reale, adattandosi dinamicamente ai cambiamenti imprevisti. Uno sciame può anche essere utilizzato per creare false minacce, confondendo il nemico con bersagli multipli, costringendolo a usare le sue risorse in modo inefficiente
e a esporsi ai veri attacchi. Il GCAP dal canto suo dovrebbe invece fungere da nodo centrale che coordina tutto, quindi cielo, terra, mare, spazio e anche l'ecosistema cyber. Questo è il concetto di sistema multidominio. Il GCAP e i suoi UAV possono operare come parte di un unico sistema integrato che condivide informazioni con gli altri asset nei vari domini che abbiamo visto prima. La decisione di sviluppare un sistema multidominio non è soltanto una questione di innovazione tecnologica. Nei moderni teatri bellici, infatti, la sola supremazia aerea non è più sufficiente. È necessario un coordinamento sinergico tra tutte le risorse disponibili impiegate sul campo. Anche in questo caso a parole sembra tutto molto semplice. Che ci vuole a coordinare, a far comunicare tra loro dei sistemi? Alla fine sono dei computer che si parlano. Questo tipo di infrastruttura esiste già da tantissimo. Perché non è stata realizzata prima? In realtà le cose non stanno proprio così. Pensate che le forze armate italiane hanno compiuto progressi significativi negli ultimi anni per migliorare l'integrazione e l'interoperabilità dei loro sistemi di comunicazione e gestione. Tradizionalmente ogni forza armata utilizzava sistemi distinti, spesso con una compatibilità limitata. Un passo fondamentale verso una maggiore coesione è stato per esempio l'avvio dell'esercitazione Joint Star nel 2017. Questa è la principale esercitazione interforze organizzata dalla difesa italiana, volta a integrare le attività delle varie forze armate. Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti molti passi in avanti nell'integrazione tra enti diversi, che solitamente erano abituati a operare in modo indipendente, non siamo ancora a un livello di integrazione, interconnessione, così come richiesto dal programma GCAP. È solo ora che stiamo raggiungendo un'integrazione completa all'interno della stessa nazione, figuratevi a realizzare dei sistemi totalmente integrati che scambiano tutti i tipi di informazioni tra nazioni diverse e soprattutto nazioni extraeuropee. Con questo non voglio dire che è impossibile, non si farà, solo per farvi riflettere che tutti questi slogan vengono comunicati appunto nei vari video, nelle varie presentazioni. Sì, sono fighi, ma non è così semplice realizzarli, non è così scontato averli. Serviranno tantissime discussioni, dibattiti, incontri, meeting, call, fino a raggiungere un compromesso che vada bene a tutti gli attori in gioco. Immaginate il velivolo GCAP che deve coordinarsi con un drone e con una nave per neutralizzare una minaccia. Il GCAP comunica con un radar di terra a, mettiamo, 10 MB al secondo. Mentre il drone ipotizziamo che può gestire solo 2 MB per secondo e la nave invece utilizza un più vecchio sistema che arriva a 1 MB al secondo. Questo significa che il velivolo deve tradurre e comprimere i dati in tempo reale per evitare che vengano persi, mantenendo al contempo la precisione necessaria per la missione. Un altro esempio potrebbe essere: immagina il drone che rileva un bersaglio, ma la rete ha una latenza di un secondo, ammettiamo. Non è così tanto, però facciamo un esempio per capirci. Il GCAP potrebbe in quel caso ricevere una posizione ormai obsoleta e quindi questo sistema di comunicazione darebbe informazioni imprecise. Con questo che cosa voglio dire? Che la gestione dei dati del GCAP dovrà interfacciarsi con piattaforme che non sono evolute come lui. Una nave della classe Horizon, per esempio, comunica utilizzando protocolli sviluppati decenni fa, mentre il GCAP utilizza una rete moderna basata su cloud. Gli ingegneri dovranno quindi creare un sistema in grado di convertire le informazioni dal nuovo al vecchio formato senza perdere nessuna informazione, senza errori. Oltre a questi aspetti, tecnico-gestionali, ci sono poi altri aspetti da considerare come la sicurezza dei dati che vengono trasmessi tra il GCAP e le altre entità, la sopravvivenza del sistema all'interno di un teatro operativo con, ad esempio interferenze elettromagnetiche che potrebbero interrompere o disturbare la comunicazione tra il GCAP e gli altri sistemi. Insomma, questo aspetto che è il cuore del GCAP, l'aspetto che fa compiere il salto generazionale da un aereo di quinta generazione a un aereo di sesta generazione, è un aspetto critico che bisognerà progettare con estrema accuratezza per non rischiare di mandare tutto all'aria, perché se viene compromesso questo sistema di comunicazione integrata con il GCAP, allora viene reso un po' tutto inutile. E per quanto riguarda i droni, l'Italia e l'Europa a che punto sono? Sappiamo che quest'anno il Dipartimento di Stato americano ha autorizzato la vendita all'Italia della versione
Block 5 dei droni MQ-9A, i Reaper, insieme a equipaggiamenti associati. Inoltre l'Europa ha avviato lo sviluppo dell'Eurodrone, un sistema aereo a pilotaggio remoto di classe MALE, Medium Altitude Long Endurance. Questo progetto coinvolge Italia, Germania, Francia e Spagna, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia strategica nel settore dei droni militari. Ma questa è una tipologia di UAV diversa da quella con cui dovrà integrarsi il GCAP. E infatti, nonostante questi progressi, l'Europa ha riconosciuto un certo ritardo nello sviluppo di droni militari avanzati rispetto ad altre nazioni. Quindi, oltre agli NGCAP che bisogna costruire, bisogna anche pensare agli N per M droni da associare al GCAP. Concludiamo questa digressione provando a fare qualche considerazione di carattere tecnico. È vero, non abbiamo schede tecniche, documenti, grafici, non abbiamo niente di ufficiale, sia perché è un progetto super segreto, sia perché siamo a un livello ancora molto alto, poco più di un concept, ma proprio basandoci su quello che abbiamo finora potuto osservare, proviamo a fare qualche commento. Innanzitutto vi invito a osservare le prese d'aria, che ricordano molto il design dell'F-35, caratterizzate dalle cosiddette Divertless Supersonic Inlet, DSI, di cui abbiamo fatto un video. Questo tipo di prese d'aria sono progettate per gestire il flusso aerodinamico intorno all'ingresso del motore senza richiedere i diverter tradizionali, che anche questi li abbiamo studiati in altri video. Questo design migliora l'efficienza del flusso d'aria in ingresso al motore riducendo il peso complessivo del velivolo, proprio perché non ci sono questi piatti divisori, e migliorando la capacità stealth. La forma particolare delle prese d'aria, con questa protuberanza, consente di ridurre le turbolenze e migliorare il flusso laminare, garantendo che il motore riceva un flusso d'aria più pulito e stabile anche in condizioni di alta velocità, e parliamo di supersonico, o a elevati angoli d'attacco. Questo tipo di design, appunto già presente sull'F-35, contribuisce a ridurre di molto la radar cross-section del velivolo. A proposito di stealth, possiamo osservare come sia il modello precedente, il Tempest, che la versione attuale, il GCAP, sono disegnati con linee parallele e seghettate, evitando sempre angoli di 90 gradi tra le superfici. Andate a vedere i video dettagliati che ho fatto su questo argomento. Questo elemento è fondamentale per minimizzare la riflessione delle onde radar. Le superfici del velivolo sono progettate per riflettere le onde lontano dalla sorgente emittente, riducendo così la probabilità di essere individuati. Per quanto riguarda il motore, possiamo solo basarci sulle informazioni per ora diffuse, molto di alto livello da Rolls-Royce. Questo motore permetterà al velivolo la cosiddetta super cruise, cioè sarà in grado di mantenere velocità supersoniche senza l'uso di post bruciatore. Questo vuol dire che l'aereo potrà volare ad alta velocità per periodi più lunghi, riducendo il consumo di carburante e riducendo anche le emissioni infrarosse prodotte da un post bruciatore. Si parla poi di Advanced Composite Manufacturing, cioè la costruzione del motore e dei suoi componenti utilizzerà materiali compositi avanzati, in modo da ridurre il peso complessivo del motore, aumentando al contempo la resistenza alle alte temperature e alle sollecitazioni meccaniche. E questo permetterà di ottenere un aumento del rapporto spinta-peso. Si parla inoltre di un sistema di gestione termica ottimizzato, in quanto Rolls-Royce sta sviluppando un sistema di dissipazione del calore che contribuirà a ridurre la firma termica, rendendolo più difficile da rilevare tramite sensori all'infrarosso. E questo sarà dovuto anche agli ugelli integrati che miglioreranno l'aerodinamica complessiva, e anche in questo caso ho fatto un video sull'F4 Phantom in cui spiego la resistenza aerodinamica che si genera attorno agli ugelli, che è una resistenza aerodinamica molto importante per il velivolo, e ovviamente anche questi contribuiranno alla riduzione delle emissioni infrarosse. Il motore sarà poi dotato di un sistema di ventilazione capace di tollerare distorsioni nel flusso d'aria, garantendo la stabilità del flusso e quindi garantendo le stesse prestazioni anche in condizioni operative estreme, manovre importanti, manovre
ad alto angolo d'attacco. E questo si traduce in una maggiore affidabilità del motore, riducendo il rischio di stallo o instabilità. E infine la gestione dell'energia elettrica, in quanto tutti questi sistemi avionici che verranno sviluppati richiederanno una domanda di energia molto maggiore di quelle dei velivoli attuali. E quindi il motore dovrà alimentare una vasta gamma di sistemi avanzati, sensori, radar, sistemi di comunicazioni e dispositivi di guerra elettronica e così via. Per quanto riguarda i sistemi avionici, i sistemi di bordo innovativi che verranno implementati sul GCAP, che sono stati annunciati, troviamo innanzitutto l'ICS, Integrated Communication System. E questo è proprio quello che dicevo prima, il cuore centrale, il punto dove sicuramente non si può sbagliare. Stando a quanto annunciato, questo sistema è progettato per garantire comunicazioni sicure, resilienti e ad alta velocità tra il GCAP e le altre piattaforme aeree, terrestri, marittime, nonché con le infrastrutture di comando e controllo. L'ICS utilizzerà una rete ad alta larghezza di banda basata su protocolli IP che consentirà la trasmissione simultanea di dati, voce e video. Questa architettura supporterà la condivisione in tempo reale delle informazioni, migliorando la situational awareness, cioè la consapevolezza della situazione che circonda il velivolo. Verranno implementate tecnologie di crittografia per quanto riguarda la sicurezza della comunicazione e sarà capace di commutare automaticamente tra diverse bande di frequenza e modalità di comunicazione per mantenere la connettività anche in presenza di disturbi o attacchi elettronici. E questo è un punto fondamentale, sempre ricordando quanto stavo dicendo prima, che se il sistema di comunicazione viene compromesso, l'intero sistema d'arma è compromesso, quindi è importantissimo che l'ICS svolga efficacemente questo compito. L'ICS poi lavora in stretta sinergia con l'ISANC, Integrated Sensing and Non-Kinetic Effects. Di che si tratta? Questo sistema permette di integrare i vari sensori in un unico sistema, eliminando la tradizionale separazione tra radar, sistemi ottici, elettronici, infrarossi, eccetera. L'aspetto più innovativo di questo sistema ISANC è l'integrazione degli effetti non cinetici, come dice il nome stesso, non-kinetic effect, che non richiedono l'uso di armi tradizionali, ma possono neutralizzare o dissuadere il nemico. Ad esempio, un emettitore integrato nel radar può inviare segnali per simulare bersagli inesistenti o nascondere il velivolo stesso. Può generare segnali che simulano una firma radar diversa, ad esempio ingannando un missile a guida radar per colpire un obiettivo fittizio. Sarà necessario sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale per gestire l'enorme volume di dati in entrata e in uscita dal sistema ISANC, fornendo al pilota solo le informazioni rilevanti e le raccomandazioni sulle azioni da intraprendere. Con questo concludo questa lunga riflessione sull'aereo di sesta generazione che dovrà difendere i cieli europei nel prossimo futuro. Se siete d'accordo o in disaccordo con questa analisi, scrivetelo nei commenti. Vi ricordo sempre di farlo in maniera costruttiva. Io ringrazio sempre chi contribuisce con dettagli aggiuntivi, conoscenze profonde magari di una materia, di un argomento che non sono state dette nel video, e tutto ciò è sempre molto apprezzato. Vi ringrazio come al solito per la visione e vi ricordo di lasciare un mi piace e soprattutto iscrivervi al canale per poter rendere questo progetto sempre sostenibile. Noi ci vediamo la prossima volta. Ho fatto il sondaggio su quale tipologia di video volete vedere per primo. Il sondaggio è ancora aperto, ma l'argomento buffeting sull'Eurofighter sembra quello che sta riscontrando maggiore successo e quindi, a meno di capovolgimenti dell'ultimo momento, sarà quello il prossimo video. Grazie ancora, noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti, ciao!